Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questo simpaticissimo portaciuccio a leoncino. Il portaciuccio è fatto di una clip con la testa del leoncino, il corpo del leone e la coda. Nel tutorial vedremo passo passo tutti i pezzi che compongono questo portaciuccio e dello stesso genere avevo fatto anche il tutorial di questo portaciuccio che, se vi può interessare, vi lascio linkato nel box informazioni e nell'angolo in alto a destra. Questi due portaciuccio funzionano nello stesso modo. In questo caso però, anziché fare il cordoncino con la spighetta romena, ho voluto fare questa parte più larga che rappresenta il corpo del leone e poi la coda col ciuffo della coda, e qui è l'anello in cui poi agganciamo il ciuccio. Ma se preferite farlo con la spighetta romena, vi rimando a questo tutorial per la spiegazione di come fare la spighetta romena. Se invece preferite fare tutto il cordoncino in questo modo, lavorando il cordoncino con questa tecnica, trovate il link al tutorial per imparare a lavorare il cordoncino ad uncinetto nel box informazioni. Per realizzare il portaciuccio io ho utilizzato il cablè numero 5, in questo caso ho utilizzato questo della marca Silke. Oltre al cotone ci serviranno un uncinetto da 2 mm, una forbice, un ago da lana, un po' di ovatta e naturalmente una clip per creare il portaciuccio. Nel tutorial faremo questo leoncino insieme e questo l'ho fatto con la lana e l'uncinetto da 3 mm, in modo che vediate meglio i punti. Come vedete è simpaticissimo anche fatto in lana. Vi avevo anticipato sulla mia pagina Facebook una foto di questa testina e vi avevo chiesto cosa ne avreste fatto voi. E voi mi avete dato un sacco di bellissime idee. Quindi, per quelle di voi che non sono ancora iscritte alla mia pagina Facebook, vi lascio il link nel box informazioni, andate a controllare il post perché troverete un sacco di idee su come utilizzare questa testina. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo con la testa del leone e partiamo con un cerchio magico. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminati i 6 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale e quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un filetto o con un segnapunti. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, quindi per 6 volte 2 punti nello stesso punto. Nel terzo giro lavoriamo un punto, quindi un punto nel primo punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo per tutto il giro un punto, un aumento. Nel quarto giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E questa è la ripetizione che ripetiamo, 2 punti, un aumento. Nel quinto giro lavoreremo in costa, quindi vuol dire che anziché prendere tutto il punto come al solito, prendiamo solo la mezza catenella dietro e lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nel quarto punto. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro, 3 punti, un aumento. Il quinto giro termina con 30 punti, nel sesto e nel settimo giro lavoriamo questi 30 punti punto su punto. E lavoriamo in costa, quindi ci ricordiamo di lavorare prendendo solo la mezza catenella dietro di ogni punto. E lavoriamo in questo modo il sesto e il settimo giro. Nell'ottavo giro ricominciamo a lavorare normalmente prendendo tutto il punto e lavoriamo 3 punti, 1,
2, 3 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo solo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo per tutto il giro 3 punti, una diminuzione. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo per tutto il giro 2 punti, una diminuzione. Nel prossimo giro lavoriamo un punto e una diminuzione. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Un punto, una diminuzione. Alla fine del giro riempiamo con l'ovatta e in questo caso non vogliamo riempire troppo, ma quanto basta per dare la forma. Nell'11° e ultimo giro lavoriamo 6 diminuzioni, quindi prendiamo insieme 2 punti alla volta. 2, 3, 6. Lavorate le 6 diminuzioni, tagliamo il filo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane passando attraverso la mezza catenella esterna dei 6 punti che ci rimangono, quindi da fuori verso il centro, da fuori verso il centro, per tutti e 6 punti che rimangono. E una volta passati per tutti e 6 punti, tiriamo e si chiude. Possiamo passare attraverso qualche altro punto. Facciamo un nodino nascondiamo il nodino rientrando da dove nasce il filo e facendolo uscire in un altro punto. E questa è la base della testa del leone. Per le guance del leone, in un anello magico lavoriamo 6 punti bassi, tiriamo il filo per chiudere il cerchio e tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. Infiliamo il filo in un ago senza punta e creiamo la chiusura invisibile, quindi entriamo in tutta la catenella del primo punto basso, così, e rientriamo al centro della catenella dell'ultimo punto, da dove nasce il filo. In questo modo creiamo un'ulteriore catenella e la chiusura non si vede. Sul retro facciamo un nodino e teniamo questo filo per poter cucire la guancia al viso. E quando ne abbiamo fatta una, ne facciamo un'altra esattamente identica. Per le orecchie prepariamo un nodino iniziale e lasciamo una codina un po' lunga all'inizio. Lavoriamo 4 catenelle, 2, 3, 4 ed ora partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto basso, un mezzo punto alto nel prossimo punto e un punto alto nell'ultimo punto a disposizione. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E l'orecchietta è pronta. Come questa ne lavoriamo un'altra identica. Per il naso con il marrone teniamo una codina iniziale un po' lunga, facciamo un cerchio magico e lavoriamo nel cerchio 3 punti bassi. 1, 2,
lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. Tiriamo il filo del cerchio magico per chiuderlo e il naso è pronto. Con degli spilli fissiamo le guance al viso, più o meno in questa posizione. Per cucire le guance faremo dei punti in questo modo. Prendiamo la testa sotto e usciamo in un punto dall'altra parte. Qui entriamo sotto tutta la catenella di un punto e rientriamo sotto tutta la catenella del punto precedente, in questo modo. E agganciamo la testa e usciamo in un altro punto. E ripetiamo. E quando siamo soddisfatti del risultato, portiamo fuori il filo da un foro della lavorazione da cui esce già, per esempio, il filo dell'altra guancia. Controlliamo sul davanti che il lavoro sia perfetto e qui dietro, tra questi due fili, facciamo un bel nodo doppio. Tagliamo uno dei due fili quasi raso e nascondiamo l'altro all'interno della testa e tagliamo. In questo modo non ci sono nodi in vista e il lavoro è perfetto. Posizioniamo il naso sopra le guance al centro e con un paio di punti lo cuciamo. Così. E qui al centro creiamo un ricamo. Questo è il filo del cerchio magico. Dando alcuni punti in questo modo. E qui sotto possiamo fare una piccola bocca. E una volta soddisfatti, anche in questo caso, portiamo fuori il filo dietro da un foro della lavorazione e facciamo uscire dallo stesso foro anche il filo del cerchio magico. E anche in questo caso annodiamo e perdiamo i fili. Ed ora lavoriamo la criniera. Lavoreremo la criniera sulle mezze catenelle non lavorate dei giri in costa. Qui sotto inizia il primo giro in costa. Abbiate cura quando cucite le guance di lasciare l'inizio del giro nella parte bassa. Quindi questo è il primo punto del primo giro in costa. Anziché partire da qui, partiremo da un paio di punti più indietro del prossimo giro. Quindi iniziamo da qui e qui agganciamo il filo. Abbiamo preparato un nodino iniziale, entro nel punto, porto fuori il filo e aggancio. Lavoriamo 4 catenelle, 2, 3, 4 e un punto bassissimo nello stesso punto. Ora lavoriamo un punto bassissimo nel prossimo punto, 4 catenelle,
un punto bassissimo nello stesso punto di base. Ed ora sì, passiamo al primo punto del primo giro in costa. Ci spostiamo qui con un punto bassissimo e ricominciamo a lavorare la sequenza. 4 catenelle, un punto bassissimo nello stesso punto, un punto bassissimo nel prossimo punto. In questo modo, partendo dai punti del prossimo giro, abbiamo tolto il gradino della lavorazione a spirale. Ed ora andiamo avanti. 4 catenelle, un punto bassissimo nello stesso punto di base, un punto bassissimo nel prossimo punto. E ripetiamo la sequenza. Quindi in ogni punto lavoriamo un punto bassissimo, 4 catenelle e un punto bassissimo. Lavorato tutto il primo giro della criniera, arriviamo ai 2 punti di questo giro che stiamo lavorando che avevamo lavorato all'inizio. Qui riprendiamo i punti solo per spostarci, quindi prendiamo il punto, facciamo un punto bassissimo lo facciamo anche nel prossimo punto e riniziamo a lavorare dal primo punto libero. Vedete le catenelle, le mezze catenelle libere, riniziamo a lavorare dal primo punto libero. Facciamo un punto bassissimo, 4 catenelle e lavoriamo anche tutto il secondo giro. Terminato anche il secondo giro, quindi abbiamo lavorato un punto bassissimo, 4 catenelle, un punto bassissimo nell'ultimo punto, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Agganciamo il filo marrone nel primo punto disponibile, come prima. Se invece volete fare la criniera tutta di un colore, ovviamente proseguite con il primo colore. In questo caso lavoreremo in maniera più semplice, quindi in un punto facciamo un punto bassissimo, 4 catenelle e passiamo direttamente al punto successivo. Un punto bassissimo, 4 catenelle e passiamo al punto successivo. E in questo modo completiamo tutto il giro. Terminato anche questo giro, colleghiamo l'inizio e la fine del giro, quindi in questo ultimo punto abbiamo lavorato un punto bassissimo, 4 catenelle e lavoriamo un punto bassissimo nel primo punto del giro. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Cuciamo le orecchie tra il primo e il secondo giro della criniera con qualche punto e, come abbiamo imparato, poi annodiamo e nascondiamo i fili. Per gli occhi utilizzeremo un po' di filo nero, partiamo da dietro entrando in uno dei fori della lavorazione, quindi senza prendere il filo, e usciamo davanti dove vogliamo ricamare il primo occhio. E dietro lasciamo una codina di filo. Diamo un punto e andiamo dall'altra parte dove vogliamo fare l'altro occhio e diamo un punto e ritorniamo sul primo occhio. Questi primi punti servono per dare un po' di forma alla testa, quindi teniamo la codina di filo dietro e tiriamo. Così, in modo che il lavoro si arricci un po' qui al centro. E una volta che ha preso la forma che desideriamo, ricamiamo gli occhi, quindi andiamo avanti e indietro, dando un punto a un occhio e un punto all'altro occhio.
fino a che gli occhi hanno la forma che desideriamo. E quando siamo soddisfatti, con il filo nero passiamo dietro e usciamo dallo stesso foro da cui siamo partiti. Ora dietro annodiamo e perdiamo i fili. Se volete dare vita agli occhi, basterà fare un paio di puntini con il filo bianco. Io ho utilizzato un pezzetto di filo di lana, della stessa lana che ho utilizzato per il resto del leoncino. E la testa del leone è pronta. Vediamo ora come lavorare la striscia che agganciamo alla clip. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del colore base del leone o con quello che preferite. Prendiamo la clip e lavoriamo 7 punti bassi agganciando la clip. Quindi entro con l'uncinetto attraverso, porto fuori il filo e chiudo il punto basso. E ne lavoriamo 7. 2, 3, 7. Ed ora per lavorare tutta la striscia ripeteremo la riga 1, quindi una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 7 punti bassi. 1, 7 e ripetiamo la riga 2 fino alla riga 37. Lavorate le 37 righe, lavoriamo 2 righe di diminuzioni, quindi una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo una diminuzione, entro nel primo punto, porto fuori il filo, nel secondo punto porto fuori il filo e chiudo tutto insieme, poi lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3 e terminiamo con una diminuzione. Entro nel punto, porto fuori il filo, entro nel punto, porto fuori il filo e chiudo. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una diminuzione, un punto, una diminuzione. E rimaniamo con 3 punti. Giriamo il lavoro e cominciamo direttamente a lavorare il cordoncino. In questa riga abbiamo 3 punti. Ora quello che vogliamo è caricare tutti e 3 i punti sull'uncinetto. Il primo punto è già sull'uncinetto, è quest'asola. Entro nel secondo punto, porto fuori il filo, entro nel terzo punto e porto fuori il filo. Per lavorare il cordoncino ora dobbiamo avvicinare l'inizio e la fine del lavoro e stringere bene con le dita. Estraiamo l'uncinetto dalle prime 2 asole e lavoriamo un punto alla volta. 1, 2, 3 e stringiamo ancora. 1, 2, 3. Ripetiamo un'altra volta, l'importante è stringere l'inizio e la fine del lavoro. Estraiamo l'uncinetto e lavoriamo un punto alla volta. 1, 2 e 3. E questo è il cordoncino che si forma. Se non avete mai lavorato questo tipo di cordoncino, vi consiglio di vedere il tutorial specifico che ho fatto, che vi lascio linkato nell'angolo in alto a destra e nel box informazioni. Lavoriamo in questo modo fino ad ottenere circa 20 cm di cordoncino. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata del cordoncino, semplicemente con una catenella chiudiamo tutti e 3 i punti insieme. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. Per il ciuffo della coda prepariamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi.
tiriamo il filo, ma non del tutto, quindi non chiudiamo del tutto il cerchio e portiamo il filo del cerchio magico sul davanti, quindi lo facciamo uscire da davanti. Nel secondo e nel terzo giro lavoriamo 6 punti, quindi un punto in ogni punto. 1. Nel giro 4 lavoriamo una diminuzione e un punto basso. E ripetiamo una diminuzione, un punto basso. Terminato il giro 4 rimaniamo con 4 punti. Tagliamo il filo un po' lungo, infiliamo il filo in un ago e, come abbiamo imparato, chiudiamo il forellino. Annodiamo e nascondiamo il filo all'interno della lavorazione. E uniamo i due pezzi. Infiliamo il filo di fine lavoro del cordoncino in un ago e lo inseriamo nel ciuffetto che abbiamo appena fatto, tirando bene in maniera che entri all'interno del lavoro. Qui tiriamo il filo del cerchio magico per chiudere, così. Infiliamo anche questo filo in un ago e diamo qualche punto per fissare la parte arancione alla parte gialla. Qui state attenti a dare dei punti passando sopra ai fili che abbiamo già lavorato, in questo modo non si vedranno i punti. E una volta saldato bene il lavoro, nascondiamo il filo all'interno della lavorazione e tagliamo. Ed ora con il filo del cordoncino cuciamo il ciuffo alla coda, in modo da creare un'asola in cui poi agganceremo il ciuccio. Uscendo e rientrando dallo stesso forellino del ciuffo, facciamo in modo di far punti comodamente senza che si veda il filo giallo nella parte arancione. E anche in questo caso, una volta saldato bene il filo, lo nascondiamo all'interno del ciuffo e tagliamo. E la parte del corpo del leone con la coda è pronta. Ora non ci resta che agganciare la testa del leone alla clip. Per unire la testa del leone alla clip tagliamo un pezzetto di filo del colore del leone, quindi se qui avete fatto la parte chiara come me nel tutorial, utilizzate il filo chiaro e uniamo alla clip. Qui dipende dal tipo di clip che avete. Io ho questo tipo di clip, quindi l'unica cosa che posso fare è unire la testa alla clip in questo punto. Quindi quello che voglio fare è fare un tot di giri con il filo intorno qui e dentro la testa del leone per unire la testa alla clip. Se voi avete una clip diversa, ingegnatevi per unire la testa alla clip cucendola. Quindi scegliamo da dove partire, annodiamo il filo e cuciamo con qualche punto, quindi sul leone, e intorno alla clip. E tiriamo bene. E una volta che siamo soddisfatti, facciamo un nodino nella parte bassa, in maniera un po' nascosta, e nascondiamo il filo. In questo modo la testa del leone è perfettamente agganciata al resto del portaciuccio. E il portaciuccio è pronto. Spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, che vi possa essere utile, non vedo l'ora di vedere tutti i vostri leoncini. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di regalarmi il vostro like, per me è davvero molto importante. Condividete i video, in questo modo più persone possibili potranno utilizzare questi tutorial e se vi piace quello che faccio non dimenticate di iscrivervi al canale.
Se rifate questo progetto, mi raccomando, mandatemi le vostre foto. Sapete che potete creare un post nella mia pagina Facebook oppure taggarmi in Instagram. Vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial e di tutti i messaggi splendidi che mi lasciate. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!